Ciao a tutti cari amici dei gemelli, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. Sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. Io intanto vi ricordo che la previsione sarà divisa in due parti. La prima parte vedrà quello che è l'analisi dei movimenti energetici di tutto il periodo in blocco, mentre la seconda parte scandirà i movimenti energetici mensilmente. Allora, cominciamo con la carta del Sole, amici dei gemelli. Si parla di espansione. Mi parlano di un qualche tipo di progetto che esplode letteralmente, che cresce, che si rinvigorisce, che prende forma. Il Sole è davvero quello che riguarda la crescita, il prosperare, riguarda anche il bambino interiore, quindi per qualcuno si potrebbe parlare di guarigione del bambino interiore. Molte volte fa anche riferimento a quelli che sono gli amici, le amicizie, i rapporti, di fratellanza, quindi c'è quello che sento io, una sorta di calore, di rinnovato calore in quello che è l'espansione della vostra vita, piuttosto che delle vostre relazioni sociali. Andiamo a vedere l'oracolo che abbiamo per voi, vediamo che cosa vi dicono. Una carta per gli amici dei gemelli, per piacere, grazie. Ok, ne abbiamo 3. Wow, scambiarsi doni, carta numero 27. E qui potrebbe fare riferimento appunto al fatto che, visto che c'è il sole, si parla di abbondanza, si parla di fratellanza. Sento che sarà un periodo improntato su quello che è uno scambio, su quello che è un dare per avere, e comunque lo scambiarsi doni è un gesto di amore, è un atto d'amore, insomma. Continuiamo poi con Tra due mondi, carta numero 3, e qui si parla di trasformazione, si parla di un passaggio, probabilmente da una situazione che era grigia a una situazione che porterà luce e colore. Ecco perché c'è la carta del sole. Il sole illumina, porta chiarezza. E abbiamo anche la carta numero 47, arrivare al traguardo. Amici dei gemelli, ma è fantastica questa seconda parte del 2022. Arrivare a un traguardo vuol dire riuscire a perseguire i propri obiettivi. Vi ricordo che comunque avete il sole, che è una carta assolutamente positiva, è una carta di riuscita, è una carta di abbondanza, come già vi ho accennato prima. Bene, andiamo a vedere i movimenti del periodo in generale, perché qualcosa mi dice che riuscirete a raggiungere i vostri sogni, ad arrivare al traguardo. Andiamo a vedere che cosa vi dicono. Partiamo, guardate un'altra volta il sole. Allora abbiamo un 3 di bastoni al contrario, abbiamo la carta del sole. Dunque, con questo 3 di bastoni al contrario, si potrebbe fare riferimento a quello che è la pianificazione di un viaggio, di uno spostamento. Vi ricordo che anche qui avevate la carta tra due mondi, quindi potrebbe parlare anche di un trasferimento da un punto di vista proprio fisico, un cambio, un qualche tipo di pianificazione. E abbiamo poi anche il sole, quindi c'è questa sorta di esplosione, come vi dicevo prima, c'è questa sorta di, guarigione anche del bambino, sento che vi state rinforzando fondamentalmente.
Andiamo poi avanti con quello che è l'imperatore e difatti l'imperatore parla di quello che è una concretezza. Parla di quello che è una stabilità, sia da un punto di vista materiale, sia da un punto di vista personale. Magari qualcuno sta strutturando, grazie a questo lavoro di guarigione che farà, strutturerà quello che è il proprio potere personale. L'imperatore mi parla anche di quello che è il divino maschile, quindi per molte anche il sole è una carta di tipo maschile, ok? La luna è femminile, il sole è maschile, quindi per certe persone sento che si tratterà di sviluppare quello che è il proprio lato yang, il proprio lato d'azione, il movimento, il fare un qualche cosa per perseguire un obiettivo, ok? C'è una sorta comunque di, uhm, come vi posso dire? Di forza maschile dentro di voi, di forza di realizzazione, come se, foste proiettati verso il concretizzare questo tra 2 mondi, questo cambio, okay? Il fatto è che probabilmente, ci sarà un aiuto magari anche, reciproco tra voi e qualcun altro, piuttosto che appunto, potrebbe essere considerato come un dono, per questa fase di passaggio che vi porterà ad arrivare al traguardo, okay? Wow. È bellissimo. Okay, allora queste sono troppe, questo va bene. Abbiamo un 8 di coppe al contrario, un 4 di coppe al contrario, abbiamo un cavaliere di spade, un 6 di spade, ancora una carta per piacere, grazie, e un 9 di bastoni. Okay. Allora, siccome il 3 di bastoni, quando è al dritto, parla anche di viaggi, parla di spostamenti, okay, ma essendo al contrario qui, sento che è come se ci fosse questo tipo di passaggio, questo tipo di progetto, questo tipo di spostamento, di movimento che, probabilmente qualcuno ha avuto l'idea di andarsene, ha avuto l'idea di lasciare, ha avuto l'idea di cominciare qualche cosa di nuovo, ma probabilmente c'è una sorta di ripensamento, perché anche qui con l'8 di coppe al contrario, quello che sento è che fondamentalmente qualcuno non se ne vuole andare, qualcuno probabilmente non vuole fare questo cambio. O potrebbe anche essere che questo cambio va fatto lì dove siete assolutamente, perché ho 2 carte di viaggio, 2 carte di movimento, di spostamento al contrario. Quindi probabilmente è necessario che voi rimaniate proprio lì dove siete per riuscire a sviluppare questo sole, per riuscire ad avere questa chiarezza mentale, okay? Quello che si sento è che dovete assolutamente, contare sulle vostre forze, solo ed esclusivamente sulle vostre forze, senza farvi condizionare anche da quelle che sono le aspettative, le, idee sociali degli altri, insomma. Il 4 di coppe al contrario, certe volte fa riferimento a quello che è un rifiuto, no, quindi, per qualcuno fa riferimento al fatto che questo tipo di lavoro magari, potrebbe essere rifiutato, no, è come se voi aveste questo tipo di paura, ma anche il cavaliere di spade vi dice che voi avete la determinazione necessaria per arrivare al traguardo, per arrivare all'obiettivo, per arrivare a quello che è la realizzazione dei vostri sogni. Non aspettatevi l'aiuto dall'esterno, contate solo sulle vostre forze. Il cavaliere di spade è comunque un'energia molto determinata, è un cavaliere, va dritto per la conquista di quello che è l'obiettivo. Quindi sento che a vostro favore avete la determinazione. Poi avendo anche la carta del sole, adesso avete anche più chiarezza mentale. Okay, terminiamo la stesa con un 6 di spade e con, un 9 di bastoni. È interessante perché il 6 di spade parla anche questa carta di un movimento di tipo fisico, se ci fate caso la figura è rappresentata con una valigia, però per certi versi fa riferimento anche al prendere distanza da quelle che sono le credenze limitanti, okay, è come se a livello fisico poteste anche evitare di muovervi, ma a livello mentale dovete staccarvi da quello che sono un po' i condizionamenti, se vogliamo, della società, da quello che sono un po' i condizionamenti anche dell'ambiente familiare, se vogliamo, anche dell'ambiente di amici o magari di lavoro, okay?
Il consiglio delle carte è un 9 di bastoni, quindi fondamentalmente strutturate le vostre difese. Imparate comunque a difendervi. La carta del sole parla anche di questa, impulsività e anche genuinità, se vogliamo, no, che hanno un po' i bambini. Ecco, bisogna lavorare su questo. Cercate comunque di non dire sempre tutto a tutti, cercate comunque di, capire quali sono i vostri limiti, fino a dove potete spingervi e fino a dove non accettate più. Siete in una fase di trasformazione interna, siete in una fase di, presa di consapevolezza del vostro potere interiore, sento. State diciamo che è più chiaro adesso a chi dare e a chi no, fondamentalmente. Chi merita la vostra attenzione e chi no. E ve ne renderete conto proprio con questo 4 di coppe, perché qui vi renderete conto delle persone che vi sono vicine, diciamo così, che vi possono sostenere e quelle che invece, è meglio lasciar perdere fondamentalmente. Quindi il tra due mondi parla anche di quello che è un processo di pulizia, se vogliamo, no, l'avere chiarezza mentale con questo sole porta comunque a fare dei tagli, ad andarsene, da certe situazioni, da certe relazioni o da certe credenze che ormai non servono più. Create la vostra struttura, okay? Bene, andiamo a vedere l'andamento energetico mese per mese. Bene, io intanto colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i like, condividendo, commentando o iscrivendosi. E anzi, se non siete ancora iscritti, fatelo adesso. Bene, andiamo a vedere mese per mese per gli amici dei gemelli. Vediamo un po'. Ok, partiamo con luglio. Cavaliere di bastoni. Wow. Cavaliere di bastoni esprime un'energia di movimento, normalmente sono energie di movimento veloci, potrebbe rappresentare una persona che entra nella vostra vita. Normalmente essendo un cavaliere di bastoni parla di passione, quindi potrebbe essere un nuovo incontro da un punto di vista passionale. Potrebbe anche semplicemente essere un nuovo hobby, una nuova passione all'interno della vostra vita, ok? O probabilmente qualcuno si sta dirigendo verso quello che è una nuova passione, un nuovo mondo. Abbiamo poi ad agosto il 3 di coppe e fondamentalmente il 3 di coppe è una carta di celebrazione, è una carta di allegria, una carta di festa e vedo che la seconda parte del 2022 sarà molto marcata da quello che è la presenza degli amici. Andiamo avanti poi con una regina di spade. La regina di spade a settembre mi parla di quello che è una nuova chiarezza mentale, di quello che è una nuova determinazione. Lo vedevamo un pochettino qui con questo cavaliere di spade che, come vi dicevo, è la fase di determinazione che vi porterà al compimento, al traguardo, diciamo. E probabilmente questa nuova, chiarezza mentale sarà portata, da diciamo settembre, cioè sarà, chiara, se vogliamo, da settembre in avanti. Abbiamo anche un 7 di spade e qui potrebbe rappresentare il fatto che voi non la stiate raccontando giusta a voi stessi, oppure che c'è qualcuno magari intorno a voi che non è completamente cristallino nei confronti vostri. Abbiamo di nuovo un 4 di coppe qui e terminiamo dicembre con un fante di bastoni. 4 di coppe, come vi dicevo già qui, parla di un qualche tipo di aiuto. Io sento che qualcuno ha delle aspettative, ehm, che in realtà portano un po' fuori strada, nel senso che comunque il 4 di coppe è una persona che è attenta a quello che non ha e non si rende conto in realtà di quello che già ha. È un po' come, sottovalutare i risultati che si sono già ottenuti, no, però in realtà va bene avere le aspettative alte, però ecco, fate attenzione perché essendoci anche il 7 di spade qui, potrebbero essere vostre proiezioni, potreste avere l'asticella un po' troppo alta. Terminiamo a dicembre con un fante di bastoni e qui sento quello che è un rinnovato entusiasmo, un rinnovato una rinnovata voglia, se vogliamo, di godersi la vita, di viversi la vita. Il fante di bastoni è vero che è un'energia un po'
diciamo così, acerba, un pochettino immatura, però parla anche di quello che è il prendere la vita con un po' di leggerezza, no, il fatto di riuscire ad arrivare al traguardo probabilmente a molte persone fa tirare un sospiro di sollievo e quindi mi fa dire: "Okay, adesso mi posso rilassare un attimo e godermela anche un po' di più", insomma, fondamentalmente. Bene, andiamo a vedere carta per carta di che cosa stiamo parlando nello specifico, vediamo se riesco a dirvi qualche cosa in più. Allora, il cavaliere di bastoni, okay, è caduta una carta, la recupero. Il cavaliere di bastoni è spiegato da una regina di spade, un 6 di bastoni al contrario e il mondo al contrario. Qui probabilmente qualcuno sta cercando di fare un qualche tipo di movimento, la regina di spade era già uscita anche qui, è come se, diciamo che luglio è più come vi posso dire, perché anche il sole comunque parla di impulsività, di impeto, no, e avendo comunque qui una figura, di bastoni che parla del fuoco, della passione, sento che, per certe persone il fatto di andare avanti forse un po' così a sprombattuto non porta esattamente i risultati aspettati, come vi dicevo, no? Ehm Il mondo è al contrario, quindi c'è un qualche cosa che si sta cercando di cambiare, ma che, ancora non si riesce, diciamo così, a focalizzare, sento io, okay. Andiamo a vedere questo 3 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di spade al contrario, un 5 di bastoni, la carta dell'eremita e un 8 di bastoni. Questo 3 di coppe sento che fa molto riferimento a degli amici, ad un gruppo, molto più probabile a ad amici o comunque persone che vi sono intorno, con le quali avete un legame affettivo, però potrebbe anche rappresentare un gruppo di lavoro, adesso ognuno poi lo applichi alla propria realtà di vita. Le carte che sono uscite sotto è come se esprimessero un certo tipo di conflitto sia esteriore, con il 5 di bastoni, potrebbero essere delle discussioni che sono avvenute in questo gruppo, che sono avvenute, che avverranno, in agosto in questo gruppo. Ci sono anche, per quello che riguarda, dei sensi di colpa, pensieri un po' diciamo tormentosi e comunque io sento che qualcuno qui, farà quello che è un viaggio spirituale. Quello che qui diceva l'otto di coppe girato al contrario, ce l'abbiamo qui con la carta dell'eremita. C'è bisogno di cercare e comunicare la propria verità, quello che è il proprio desiderio, quello che è il proprio obiettivo, quello che è la propria volontà interiore, la propria essenza se vogliamo anche. Andiamo a vedere questa regina di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di coppe e un 2 di bastoni. Quindi qui si sta andando verso settembre, verso quello che è la realizzazione del progetto, verso quello che è un compimento di un appagamento di tipo emotivo, cercando di capire che cosa si vuole dal futuro. Sento che siete, come vi dicevo prima in questa carta, tra i 2 mondi, siete in una fase di passaggio, siete in una fase di trasformazione, state esplodendo per dicendolo un po' così, ehm, metaforicamente. Ma questa regina di spade vi darà la possibilità di entrare in questa energia da imperatore, quindi prendere il vostro potere personale. State strutturando quelli che potrebbero essere i prossimi passi. Andiamo a vedere, okay, guardate 6 di spade ce l'avevate anche qui e di nuovo l'imperatore. Sì, c'è qualcuno qui che, deve staccarsi letteralmente. Ripeto, 6 di spade è uscito 2 volte. Deve staccarsi letteralmente da quelle che sono le aspettative degli altri, da quelle che sono le credenze limitanti. Sento, normalmente 6 di spade fa riferimento a, qualche tipo di pensiero, di legame materno. Quindi sono quelle credenze che si sono acquisite durante l'infanzia proprio, diciamo, dal lato materno. Possono anche essere problemi con la madre, magari ci sono dei problemi, con la propria madre che impediscono per certi versi di andare verso la propria espressione personale. Ma qui sento che verso, diciamo così, l'autunno, qualcuno
finalmente si staccherà da quello che sono le aspettative di altre persone, da quello che sono queste credenze limitanti e si andrà a trovare quello che è la propria stabilità materiale con la carta dell'imperatore, okay? Il punto è che queste cose che vi stavano condizionando probabilmente sono realtà un po' distorte con questo 7 di spade. Nel senso che sono realtà, che per la persona che le vive sono reali, sono vere, però magari per la persona che le percepisce, in questo caso voi, potrebbero essere verità, insomma che a voi non servono, okay? Sento che è un po' per quello che qui c'è questo bisogno di staccarsi da qualche cosa, il bisogno di strutturarsi. Andiamo a vedere il 4 di coppe, abbiamo un carro al contrario, abbiamo il 7 di pentacoli al contrario, un'altra volta al sole, il 9 di coppe e il 5 di pentacoli. Qui c'è qualcuno che si sente con le mani legate, vorrebbe andare ma non può andare. È vero che prenderete chiarezza mentale, okay, sento che qui inizierete a fare quello che è il lavoro di cui con l'8 di coppe al contrario qua magari non volete tanto fare, ed è proprio quello che invece dovete fare. Avete anche qui l'eremita che vi suggerisce verso agosto proprio di cercare la vostra verità interiore, di cercare la vostra essenza. E qui comunque con il carro al contrario, il 7 di, pentacoli al contrario, è come se da un lato ci fosse questa frenesia di, avere di più. Vi ri Come vi dicevo prima avete l'asticella alta e qui il problema è che dovete problema, non è un problema, però, è come se le carte vi consigliassero di iniziare, ad essere appagati di quello che avete, no, ehm, queste 2 carte in realtà insieme potrebbero parlare di una zona di comfort, quindi se davvero volete quello che non avete, fondamentalmente questo carro lo dovete girare al contrario, cioè dovete prendere una decisione, una direzione, una macchina per qualcuno potrebbe essere o insomma decidervi ad affrontare questo viaggio di cui parlavamo qui, okay? Andiamo a vedere il fante di bastoni per piacere, grazie. E che qualcuno, io credo che qui abbia paura di perder qualcosa, perché abbiamo comunque anche un 5 di denari. Allora, il fante di bastoni è spiegato da un re di pentacoli e da un cavaliere di spade che avevate già qui. Quindi il consiglio, diciamo, delle carte per il mese di dicembre è quello di diventare super determinati a livello concreto, di iniziare a fare qualche cosa con passione. I fanti molte volte perché mi parlano di comunicazione, quindi qui si tratta anche di comunicare con un qualche tipo di entusiasmo quelli che sono i vostri obiettivi, le vostre risorse. Per qualcuno il re di, pentacoli potrebbe fare riferimento ad una persona che arriva nella vostra vita per darvi una mano, per darvi un aiuto, potrebbe essere anche potrebbe riferirsi anche a un capo o comunque a un collaboratore che vi dà qualche dritta o una spinta, magari anche da un punto di vista psicologico, per, avere la determinazione di cui ci parla qui il cavaliere di spade. Quindi tutto sommato è una bella lettura. Troverete quello che è una determinazione, farete chiarezza mentale e soprattutto io sento che se qui all'inizio c'era questa, chiamiamola un po' reticenza a andare, dentro di voi, ad andare a fondo, sia la carta del sole, sia la carta dell'eremita vi aiuteranno comunque con il 7 di spade a trovare quello che è una verità, a trovare quello che è la vostra verità personale attraverso il 6 di spade, come vi dicevo, per allontanarvi dalle vostre credenze limitanti. Arriverete a traguardo. Avete una carta numero 47, avete comunque quello che è un re di pentacoli alla fine del periodo, quindi ripeto, potrebbe essere un aiuto, potrebbe essere una persona che vi dà una mano in questo senso, quindi, ehm, lo vedo un buon periodo, vi aiuterà ad andare a fondo di voi stessi, vi aiuterà ad esprimere voi stessi, a guarire il bambino interiore, a trovare ed esprimere soprattutto, perché anche qui avete un 8 di bastoni, esprimere la vostra essenza e la vostra volontà. Bene, ancora una carta da parte delle fatine, un ultimo consiglio finale per quest'ultimo periodo del 2022. Okay. Abbiamo l'energia della luna e questa carta dice,
di abbracciare quello che è lo svolgersi naturale della vita, nel suo flusso, nel suo percorso. Se i tuoi sentimenti sono confusi, questa fata, questa carta è arrivata per calmare le tue emozioni e rassicurarti, nella pace della mente e del cuore, direi anch'io. E poi abbiamo la carta della luce, bellissima questa carta. E vi ricordo che anche il sole illumina, e porta chiarezza, quindi questa carta arriva per portarvi, chiarezza nella vostra situazione, attuale e vi ricorda che la luce può penetrare il buio. Quindi il sottotitolo è: "Alzate le vibrazioni, rimanete in questa vibrazione positiva, illuminate anche quello che in questo momento vi sembra in ombra". Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.